Ciao a tutti e benvenuti su Minty Taro. Oggi con questo video voglio parlare delle corrispondenze nei tarocchi, cosa sono e a cosa servono e perché è importante tenerne conto. Non so se avete mai comprato o letto dei libri di magia, adesso va di moda la scuola Wicca per esempio, se ne trovano sempre nelle librerie e in questi libri di magia trovate varie corrispondenze di vari elementi, pietre, erbe, fasi lunari, pianeti, segni zodiacali, eccetera. Ma anche nei manuali di tarocchi vedrete che ogni carta, ogni lama dei tarocchi, in particolare gli arcani maggiori, sono associati a vari elementi. Per esempio i segni zodiacali, appunto, i pianeti, delle stagioni, dei momenti proprio dell'anno, anche proprio delle settimane specifiche per quanto riguarda per esempio gli arcani minori e anche la cabala o la numerologia. Quindi sono tutte corrispondenze tra le varie carte e altre discipline esoteriche. Bene, queste associazioni, queste corrispondenze sono frutto di studi da parte di vari esoteristi negli anni, a partire se non altro come minimo dal 1700 per quanto riguarda i tarocchi, ma anche molto più avanti per quanto riguarda l'alchimia e la magia più in generale. Gli ultimi che hanno sistematizzato queste corrispondenze per quanto riguarda i tarocchi sono i membri della associazione associazione massonica della Golden Dawn in Inghilterra. Bene, queste corrispondenze da dove nascono, come vengono ricavate e a cosa servono? Nascono dalla scuola di pensiero ermetica. Questa è alla base di tutto l'esoterismo di stampo occidentale. In particolare la tavola chiamata smeraldina, che è stata, cioè che è attribuita alla figura mitica di Ermete Trismegisto, è stata tradotta dall'arabo al latino nel 1250 e è alla base di questo concetto di corrispondenza nell'ambito esoterico. La tavola smeraldina appunto è venuta praticamente è stata conosciuta in Europa nel 1250 quando è stata tradotta al latino, però ha un'origine più antica, abbastanza incerta. Comunque sicuramente come tutti i testi sapienziali di stampo ermetico hanno una origine relativamente recente, cioè non così antica, perché secondo gli esoteristi occidentali appunto dovrebbe avere una origine pre-mosaica addirittura, prima quindi di Mosè, però in realtà sono stati scritti in periodo ellenistico. Comunque era già conosciuta in ambito dagli esoteristi arabi, appunto, prima del 1250. Ed è un testo abbastanza breve, di poche linee, che però riassume, sintetizza
tutte le leggi che regolano l'universo, secondo appunto questa scuola di stampo ermetico. E queste leggi sono alla base di tutta la filosofia ermetica che ha poi influenzato tutto il mondo esoterico occidentale. Una legge, una delle più importanti leggi che è enunciata in questa tavola è la legge di analogia. La legge di analogia dice che come sopra, così è sotto. Cosa vuol dire? Che c'è una corrispondenza tra il livello macroscopico e il livello microscopico, meglio, tra il macrocosmo, tutto ciò che è nell'universo a livello macro, come possono essere per esempio la posizione dei pianeti, e il livello microcosmico che è per esempio l'essere umano e il suo corpo. Quindi questo tipo di impostazione analogica è alla base anche dell'astrologia, perché la posizione dei pianeti corrisponde a certi eventi nella vita di un essere umano o comunque a fatti, eventi o accadimenti, insomma, che possono capitare anche a livello proprio del corpo fisico dell'essere umano, per cui i piedi sono associati al segno dei pesci, per dire. Questa legge di analogia vuol dire che nulla è casuale all'interno del nostro universo e tutto è connesso, quindi qualsiasi cosa, incluso le carte dei tarocchi, sono associate ad altri elementi. Quindi le corrispondenze non sono altro che associazioni di tipo analogico che collegano i vari elementi dell'universo, quindi i vari elementi macrocosmici a quelli microcosmici. Per cui la carta per esempio dell'imperatrice è associata a un certo periodo dell'anno, associata a un certo tipo di segno dello zodiaco, a alcune pietre, alcune erbe, alcune parti della Cabala e appunto anche alla numerologia, c'è il numero 3 per quanto riguarda l'imperatrice. Quindi a cosa servono queste corrispondenze che sono state ricavate dai vari esoteristi e occultisti occidentali nei secoli? Nella convinzione appunto che tutto è collegato all'interno del nostro universo e quindi c'è un'associazione tra i vari elementi dell'universo, incluso appunto le carte dei tarocchi. Bene, nel nostro caso servono a chiarire il messaggio delle carte, a dargli un significato più profondo, perché se io associo la carta della imperatrice, il numero 3 indica appunto la nascita, il frutto, la moltiplicazione, qualcosa che dall'unione di opposti crea un ulteriore elemento, una sintesi di più alto grado, quindi mi permette di ricavare un significato ancora più profondo, anche di stampo evolutivo, nella lettura dei tarocchi. Però appunto se vogliamo utilizzare i tarocchi anche per degli atti magici, le corrispondenze ci aiutano a rafforzare il nostro intento e a facilitare appunto la manifestazione del risultato voluto, per cui se voglio fare un atto magico che, cioè, che mi
permetta di avere una relazione felice, oppure di trovare il lavoro dei miei sogni, come in altri video ho spiegato, utilizzare accanto alle carte dei tarocchi degli elementi che sono associati a queste carte e al mio intento ne rafforza e ne facilita la manifestazione del risultato, per cui particolari erbe, particolari cristalli possono aiutare appunto la realizzazione del risultato voluto. Quindi studiare le associazioni è una pratica utile anche per, come dire, capire più in generale il modo di vedere di stampo esoterico ed ermetico, che poi alla fine è alla base anche del paradigma dello studio dei tarocchi, perché come spiegherò magari in un video successivo, perché intendo farlo, i vari studi dei tarocchi, ma anche la creazione dei tarocchi sono stati creati in un momento in cui la filosofia ermetica, che poi è molto legata a quella neoplatonica, erano in voga e quindi capire questo modo di ragionare di stampo ermetico aiuta sicuramente a un lettore magari non neofita, però un lettore già che conosce i significati dei tarocchi, già sa in parte utilizzarli, lo aiuta a approfondire e accostarsi in maniera più profonda ai tarocchi e a leggerli a un livello più avanzato. Bene, spero che queste informazioni siano utili. Prossimamente farò un video dedicato alle varie associazioni relative ai tarocchi maggiori, soprattutto per quanto riguarda i chakra. Bene, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi. E noi ci vediamo presto. Ciao!